Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia che si chiama otoematoma. È una patologia che vediamo frequentemente sia nel cane che nel gatto e che in questo video cercherò di spiegarvi prima di tutto che cos'è un otoematoma e come agire quando c'è un otoematoma e cos'è importante quando un cane ha avuto un otoematoma. Partiamo subito col dire che un otoematoma, lo dice la parola, è un ematoma, una raccolta di sangue a livello di orecchio. Generalmente si forma nella parte concava e si forma questo salsicciotto più o meno piccolo, e vedete questo cane fondamentalmente con questo salsicciotto, anche il gatto, ed è una raccolta di sangue. Se voi lo bucate è sangue, puramente sangue. Perché questo avviene? Perché tendenzialmente il cane nello scuotersi o nel grattarsi rompe dei vasi all'interno della cartilagine auricolare, che chiaramente fa sì che rompendosi questi vasi si forma questo ematoma. L'ematoma può essere più o meno grande e generalmente quando abbiamo un cane con un otoematoma, ovviamente di solito abbiamo anche un problema principale, cioè il cane chiaramente, abbiamo detto, o il gatto si grattano prima che avviene l'otoematoma. Dopo certo c'è l'otoematoma, si gratta ancora di più perché gli dà fastidio e è anche doloroso. Il problema è che di solito queste orecchie hanno di solito un problema, un'otite esterna tendenzialmente. Molto spesso nei cani abbiamo delle otiti legate magari ad allergie, atopie, otiti da malassezia, corpi estranei, i classici forasacchi. Nel gatto tendenzialmente sono gatti che hanno otocariasi per la maggior parte. Quindi abbiamo quindi due problemi, l'ematoma e l'otite esterna. Quindi dal punto di vista terapeutico noi dovremo sì andare a ridurre l'otoematoma, ma dovremo anche correggere l'otite, altrimenti appena guarisce dall'otoematoma, poco tempo dopo il cane fondamentalmente si rigratterà, si riscuoterà e rischiamo chiaramente di avere di nuovo un otoematoma. Quindi se il vostro cane si scuote le orecchie, non aspettate che si formi un otoematoma, portatelo dal medico veterinario e correggete questo problema, che chiaramente è molto fastidioso. L'orecchio è veramente una parte importantissima nella gestione del vostro cane e del vostro gatto, mi raccomando. Non lasciate i cani con le otiti. Farò un video apposito su il discorso dell'otite, come verificare quando il cane ha già un'otite e non aspettare troppo. Allora, partiamo subito dal discorso principale, che è quello dell'otoematoma. Cosa si fa di solito quando c'è un otoematoma? Di solito si possono fare diversi interventi. Allora, se non si interviene, cosa succede? Succede che l'ematoma a un certo punto si ridurrà e questo comporterà fondamentalmente a un difetto estetico, cioè l'orecchio tenderà ad accartocciarsi. Ovviamente se l'otoematoma è piccolo di solito c'è un accartocciamento leggero, se invece l'otoematoma è importante ci sarà proprio un accartocciamento. A volte se l'otoematoma è importante sono interventi chirurgicamente prima che si risolva il problema, ci vogliono veramente tanti mesi, quindi è sconsigliato ovviamente lasciarlo così. Altrimenti si deve aspirare il sangue e fondamentalmente si possono fare determinati interventi, sia dal punto di vista medico si può introdurre delle sostanze, possono essere corticosteroidi, oppure ci sono delle sostanze adesso che evitano chiaramente la riformazione dell'ematoma. Addirittura si può utilizzare il laser, oppure chirurgicamente si esegue fondamentalmente un intervento chirurgico che va poi a schiacciare chiaramente la cute sulla cartilagine in modo tale che il sangue non trova fondamentalmente spazio e quindi va a ridurre. Poi si fa un bendaggio in modo tale da tenere fermo l'orecchio, in modo tale che se si scuote non si riforma chiaramente l'ematoma, e dopodiché ovviamente si corregge, si pulisce l'orecchio, si corregge il problema. Se c'è un forasacco si toglie il forasacco, se c'è un'otite allergica chiaramente si gestisce il problema allergico e quindi si danno dei farmaci, si cambia magari l'alimentazione in base chiaramente alla problematica dell'allergia e fondamentalmente
nel gatto, se ci sono gli acari, si puliscono bene le orecchie, poi si applicano antiparassitari per uccidere gli acari e tutto questo. Di solito la prognosi è buona, in alcune razze di cani a volte il problema può essere ci può essere una recidiva, e molto spesso è legato, ripeto, al problema principale, cioè all'otite, perché ovviamente se voi non curate l'otite, chiaramente il cane prima o poi si rigratterà, si scuoterà e chiaramente si potrebbe rompere questo vaso. Può capitare che si rompa anche effettivamente che se nello scuotersi l'orecchio va a sbattere contro un oggetto magari di ferro, oppure l'angolo del muro, perché chiaramente si scuote violentemente e quindi va magari a battere lì e rompe chiaramente qualche vaso. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata.